Avete mai usato le patate in un impasto lievitato? Servono per renderlo più morbido e oggi lo useremo per fare i panzerotti farciti con sugo di pomodoro, prosciutto e formaggio. Iniziamo quindi a preparare l'impasto per i nostri panzerotti. Mettiamo nella planetaria munita di gancio la farina 00 e la semola rimacinata di grano duro. Poi uniamo anche il lievito di birra disidratato. Dopo il lievito inserisco una patata che appunto ho lessato, è ancora tiepida, la vado a sbucciare e la schiaccio e la metto dentro ai nostri ingredienti perché, come abbiamo detto prima, renderà più morbidi i nostri panzerotti. Ecco, io la schiaccio con una schiacciapatate e la inserisco all'interno della ciotola. Adesso sciolgo il sale dentro l'acqua, aziono la macchina e unisco l'acqua in ciotola, dopodiché alla fine, quando tutto l'impasto si sarà incordato, unirò anche l'olio. Ecco qua il nostro impasto, non lo fate troppo morbido, così andrà più che bene. Ora lo lavoriamo per renderlo bello liscio, formiamo una pallina, eccola qui, mettiamo la pallina in questa ciotola oliata che sigilliamo con la pellicola e la portiamo a lievitare nel forno spento per 2 ore. Mentre l'impasto lievita, noi prepariamo il sugo di pomodoro. Mettiamo dentro un piccolo pentolino dell'olio extravergine di oliva e dello scalogno tritato. Lo lasciamo appassire per almeno una decina di minuti a fuoco medio, anche più basso. Insomma, non dobbiamo bruciarlo o colorirlo, ma si deve proprio appassire, diventare quasi trasparente. Ecco, aggiungiamo il pomodoro, che è una passata di pomodoro, in realtà. Magari quando è la stagione dei pomodori freschi potete fare una salsa con dei pomodorini. Aggiungo il sale. Lascio addensare la salsa, ci vorranno un 15 minuti, 20, ecco, insomma, a fuoco dolce, e dopo, una volta che la salsa sarà ristretta, possiamo aggiungere il basilico spezzettato con le mani. Nel frattempo il nostro impasto è lievitato. Lo mettiamo sul piano di lavoro e facciamo dei pezzettini da 80 grammi l'uno, per la precisione saranno 8 pezzetti da 80 grammi l'uno, con cui faremo delle palline. Ecco, adesso prendiamo i pezzettini e formiamo delle palline come vi avevo detto. Le palline saranno belle lisce, prendiamo un filo d'olio e ci spennelliamo la carta forno e poi ci poggiamo la nostra pallina. E adesso possiamo portare le nostre palline nel forno spento a lievitare per 1 ora. E nel frattempo io preparo la mia farcitura. Allora, abbiamo il sugo che è già pronto. Qui abbiamo della provola, a me piace quella affumicata, ma voi potete scegliere anche quella classica, normale, e del prosciutto cotto. Quindi, per quanto riguarda la provola, potete tagliarla a cubetti e poi tritarla per esempio in un cutter, oppure fare come faccio io, che utilizzo la grattugia campana e la grattugio appunto con la julienne, quella più grossa, vedete? Questa qua. Ecco, la nostra provola è pronta. E adesso tagliamo il prosciutto molto grossolanamente. Possiamo farlo anche così, con un coltellino, oppure spezzettarlo addirittura con le mani. Abbiamo tutto quello che ci serve.
Ecco, adesso ci dedicheremo alla formazione e alla frittura dei nostri panzerotti, ma prima mettiamo a scaldare l'olio per frittura e nel frattempo vado a prendere le mie palline che ormai saranno lievitate. Eccole qui, mettiamo un po' di semola sul piano di lavoro e stendiamo la pallina ad un diametro di 16-18 cm. Poi mettiamo al centro una bella cucchiaiata di salsa di pomodoro, la nostra provola e un po' di prosciutto. E adesso richiudiamo. Pressiamo bene con i polpastrelli la pasta sui bordi e avete due soluzioni: potete fare un cordoncino decorativo oppure con una rotella tagliapasta tagliare proprio lungo il bordo in modo che lo sigillerete. Eccolo qua, ne prepariamo un altro così poi li friggeremo assieme. Ecco, portiamo il nostro olio da frittura a 175-180 gradi, cerchiamo di non farlo andare oltre l'olio e adesso possiamo immergere i nostri panzerotti. Corro subito a prendere del panno carta per scolarli. Ecco che i nostri panzerotti stanno assumendo un bel colore e li possiamo anche scolare e togliere dall'olio. Guardate che belli che sono. E adesso posso continuare con tutte le altre palline. Belli i miei panzerotti, vero? Io non ho resistito e ne ho messo uno in un piattino perché volevo aprirlo per vedere come era venuto dentro. Fantastico! Guardate come fila. Lo mettiamo qui sopra e andiamo a fare una magnifica foto.